Quindi Softly, oggi vi preparerò una crostata composta da una sablé bretonne, una ganache al cioccolato bianco e una mousse allo yogurt. Cominciamo subito con la mousse allo yogurt che si deve prima raffreddare in frigorifero e poi congelare. Cominciamo scaldando una parte di yogurt con lo zucchero. Scaldiamo fino a circa 60 gradi. Lo zucchero si scioglie. Fuori dal fuoco aggiungerò poi la gelatina. Fuori dal fuoco aggiungiamo la gelatina che abbiamo leggermente sciolto a microonde. Aggiungiamo il succo di limone per rinforzare l'acidità dello yogurt e mescoliamo per fare in modo che la gelatina si sciolga bene. Ora andremo ad aggiungere questo yogurt parzialmente caldo con la gelatina allo yogurt rimanente. Questo è lo yogurt che avevamo avanzato. Aggiungiamo il nostro composto di yogurt, gelatina, zucchero e limone e andiamo ad amalgamare. Fino a creare un composto omogeneo. Adesso che abbiamo il nostro composto di yogurt andremo a montare la panna per realizzare la mousse e assemblare poi le due masse. Una bella panna morbida, uniamo una parte di panna al composto, ci possiamo permettere di mescolare con una frusta. Ora verseremo questo composto nella panna rimanente e amalgameremo con una marisa. Delicatamente. Ora versiamo il composto in una tasca e andremo a dressarlo nelle nostre semisfere. Ecco, abbiamo riempito le nostre semisfere, ce n'è qualcuna in più rispetto al necessario, ma potrete realizzare qualche bicchierino, insomma so che saprete come utilizzare il surplus. Mettiamo in frigorifero e poi in congelatore. Adesso prepariamo la sablé bretonne. Cominciamo mettendo nella planetaria lo zucchero semolato con i tuorli. E montiamo per far sbianchire il composto. Ora che dobbiamo aggiungere la farina con il sale, il lievito e il limone, cambiamo dalla frusta, passiamo alla foglia.
Quindi aggiungiamo la farina con il lievito, il fior di sale e la buccia di limone e impastiamo. Ora aggiungiamo il burro morbido, impastiamo fino a che è completamente amalgamato. Ci aiutiamo staccando il burro dalla foglia. Ora che il nostro impasto è pronto, lo raccogliamo su un foglio di pellicola e lo mettiamo in frigorifero a riposare per 8-12 ore. Lo appiattiamo un po' con le mani. Ora andrà in frigorifero per 8-12 ore. Ho steso la sablé breton tra due fogli di carta forno, ho coppato un cerchio, l'ho inserito all'interno di un anello da 20 cm di diametro e l'ho fatto raffreddare ancora un'oretta in frigorifero. Ora lo inforniamo a 160 gradi ventilato per 20-25 minuti. Fuori dal forno la spolverizziamo con burro di cacao nigrio e la lasciamo raffreddare completamente nell'anello. Attenzione perché è molto delicata da calda, si deve completamente raffreddare. Ora il biscuit si è raffreddato, io per staccare dall'anello mi sono aiutata con una spatolina e ho rifilato i bordi utilizzando una microplane. Ora andremo a reinserire il biscuit all'interno dell'anello, metteremo un nastro di acetato per fare in modo che quando andremo a colare la ganache si staccherà più facilmente. Adesso preparerò la ganache al cioccolato bianco. Ho già sciolto il cioccolato in microonde, adesso andremo a portare alla panna a circa 80 gradi. Ora si può colare la ganache sopra il biscuit palais breton. Ora andrò a mettere la teglia in frigorifero per qualche ora per fare in modo che la ganache si rassoli. Ho rimosso l'anello e l'acetato e ora siamo pronti per decorare la torta con le semisfere di mousse. Ecco la part decorata e terminata. Io ho utilizzato crispers che ho passato nella polvere d'oro, piccole meringhe passate nella polvere d'oro e meringhette bianche e gialle. Spero che la ricetta vi sia piaciuta.
spero che la realizzerete. Seguiteci sui social, la pagina Facebook Cooking Me Softly Food Blog o sul canale Instagram Cooking Me Softly o il sito cookingmesoftly.it. Ciao!